Salute a tutti! In questo secondo video dedicato alla ricostruzione del delitto di Vicchio vedremo di ricostruire una dinamica ragionevole. Io non ho avuto a disposizione la documentazione per capire come avevano ricostruito questa dinamica gli inquirenti dell'epoca. Non lo so. Io ho un'altra dinamica, conosco un'altra dinamica che è quella di un appassionato che frequentava qualche anno fa il forum di Ale, il mitico forum di Ale. Il nickname era Rover, non conosco il nome vero, e questo aveva realizzato un documento molto approfondito su questo delitto, nel quale era contenuta anche la dinamica. È un documento, ecco, qui possiamo vedere l'inizio del documento che si chiama La boschetta di Vicchio breve memoriale, e qui possiamo vedere invece la pagina di insufficienza di prove dove questo documento è stato pubblicato. A dire il vero il documento circola anche in formato PDF tra gli appassionati. Comunque, chi vuole andarselo a leggere, io lo consiglio caldamente, può andare su insufficienza di prove e lo trova. Ecco, su questo documento, che è molto approfondito e esamina tanti aspetti di questo delitto, compresi i risvolti sui processi successivi, che io qui non affronterò né in questo video né nelle parti successive. C'è anche la dinamica, è una dinamica che poi darò un'idea di quello che è, sulla quale io non sono molto d'accordo. Io ne proporrò una leggermente diversa. Comunque lasciamo perdere adesso il documento di Rover e cominciamo a guardare un paio di argomenti propedeutici, diciamo così, preparatori alla dinamica vera e propria. E il primo riguarda l'orario del delitto. Abbiamo un orario piuttosto preciso, vediamo di arrivarci. Allora, innanzitutto sappiamo che Pia era uscita da casa della madre, per la testimonianza della madre, attorno alle 9:05 per andare dal suo ragazzo, da Claudio Stefanacci, che abitava a poche centinaia di metri, credo vicino a Piazza Giotto, a Vicchio. Sappiamo anche dalla testimonianza del fratello di Claudio che i due uscirono da casa di Claudio attorno alle 9:15 per prendere la sua Panda. Ecco, ora, considerando che i due ragazzi dovevano rientrare non attorno alle 10:30, diciamo che non era prassi che loro rientrassero a quell'ora. Tra l'altro, l'altra volta io non l'ho detto, ma la madre di Claudio Stefanacci non era in casa quando i ragazzi uscirono, era fuori, mi sembra era andata a Cesena, rientrò attorno alle 10:30, 11, convinta di trovare il figlio, che poi non lo trovò e andò a chiedere aiuto in un bar lì vicino. Comunque sappiamo che i ragazzi uscirono alle 9:15, dovevano rientrare piuttosto presto, per cui non c'è ragione di pensare che fossero andati in un posto diverso, avessero fatto tappa in un posto diverso, invece che dirigersi subito verso la piazzola. Ecco, se noi guardiamo il percorso da Piazza Giotto, più o meno vicino a dove abitava Claudio, fino alla piazzola, sono circa 7 minuti per 4 km, 4 km e 2. I 7 minuti è il tempo che dà Google Maps. Se ci mettiamo il tempo di entrare nella stradina, di mettere la macchina, girare la macchina a marcia indietro e così via, possiamo pensare che i due avessero iniziato a prepararsi non dopo le 9:30, attorno alle 9:30. Ecco, abbiamo due testimonianze molto molto interessanti e leggiamo quello che ne viene detto nel rapporto preliminare dei Carabinieri redatto il 13 agosto 1984. Le indagini hanno consentito di definire in termini sufficientemente precisi l'ora in cui il delitto è stato consumato. Questa infatti è compresa tra le ore 21:40 e le ore 21:45, come si deduce dalle testimonianze rese da Canovelli Alberto e Cantini Piero. Costoro infatti, da due distinte posizioni, udirono in tempi coincidenti 3 o 4 colpi di arma non da caccia, in rapida successione, seguiti a breve distanza da altri 2. Io non ho i verbali di queste testimonianze,
c'è una traccia giornalistica di una delle due sulla Nazione del 18 agosto 1984, in un articolo che si intitola "Il mostro uccise a Vicchio alle 21:40. Un testimone udì i 5 colpi di pistola". L'articolo spiega che questo testimone passava sulla provinciale con la moglie in macchina, era un esperto cacciatore e era sicuro che i colpi uditi non erano di un'arma da caccia. Dal documento di Rover, che probabilmente ebbe l'occasione di attingere a informazioni che in quel momento non circolavano tra gli appassionati, perché poi nel suo documento ce ne sono anche altre, scrive che l'altro testimone era un contadino che stava lavorando il suo campo, era nel suo campo al di là del fiume Sieve. Era lì con il trattore, evidentemente era buio, non so se era stata la luce dei fari del trattore. Allora, queste due testimonianze appunto ci dicono che il delitto venne compiuto alle 21:40, 21:45, e questo si accorda con le considerazioni che ho fatto prima sull'uscita dei ragazzi da casa e così via, e sulla situazione in cui vennero attaccati, cioè era una situazione nella quale loro stavano finendo di spogliarsi e stavano finendo di preparare il loro giaciglio. A questo punto proviamo a farci qualche domanda su come l'assassino potrebbe averli individuati. Sicuramente possiamo dire che non li aveva individuati per caso, passando per caso, come poteva essere successo a Baccaiano 2 anni prima. Baccaiano, la situazione era quella di una macchina parcheggiata lungo una strada di abbastanza ampio scorrimento, la coda era ben visibile e i ragazzi vennero attaccati quando stavano per andarsene, per cui si fa presto a pensare a qualcuno che passò di lì, a un assassino che passò di lì, li vide e poi fece in modo, parcheggiò la macchina da qualche parte e andò a ucciderli. In questo caso la macchina non era visibile dall'antistante Sagginalese, perché il sentiero faceva una curva a destra, per cui la macchina non risultava visibile. L'assassino avrebbe dovuto, che ne so, essere in coda a loro o averli incrociati proprio mentre stavano girando dentro la stradina, vedendo che era una coppia. Insomma, è una situazione possibile ma molto molto improbabile. Io penso che l'assassino fosse già sul posto ad aspettarli in 2 possibili modi, o perché li aveva seguiti o perché li aspettava, era lì ad aspettarli. Allora, averli seguiti ci furono successivamente al tempo del processo ai compagni di merende, delle questioni su una macchina che avrebbe seguito la ragazza mentre veniva accompagnata a casa dal lavoro, ma queste sono cose che adesso non prendo in esame e che magari saranno oggetto di futuri video dove prenderò in esame la questione dell'istruttoria del processo ai compagni di merende. In questo caso direi che possiamo ragionevolmente escludere che il mostro avesse seguito i giovani fino alla piazzola. Se voleva proprio loro, perché aspettarli sotto casa e poi seguirli fino alla piazzola? A quel punto, sapendo, loro andavano sempre lì, cioè quello era il loro posto. E per cui se lui li conosceva poteva essere lì, andare lì e aspettare se arrivavano o non arrivavano. C'è da dire che nel mese di luglio i ragazzi avevano il problema del lavoro di Pia. Ecco, tanto per avere un'idea di quando avrebbero potuto andare su questa piazzola di sera, leggiamo la testimonianza della madre del 6 agosto 84, verbali del 6 agosto 84. Mia figlia ha iniziato a lavorare presso il bar La Nuova Spiaggia dal 1 luglio. La prima settimana non ha avuto il giorno libero e ha fatto sempre il turno dalle ore 19 alla chiusura, che di solito era verso l'1, 1:30. Per cui quella prima settimana la sera i ragazzi non erano mai andati lì. Solo il sabato e la domenica faceva anche qualche ora di mattina e la sera le concedevano di ritornare a casa verso le 23, per cui ancora niente. Andava sempre il babbo a riprenderla e non è mai uscita dopo tale orario. Pia aveva il giorno di riposo il martedì e ha iniziato a fare il giorno libero la seconda settimana di luglio.
I martedì di riposo Pia usciva con il ragazzo dalle ore 17 alle 18 e dalle ore 21 alle 22:30 al massimo. La settimana prima di luglio è stata in prova nel suddetto bar, non ha avuto il giorno di riposo e ha fatto turni alterni. Allora, i due ragazzi sembra di poter stabilire che nel mese di luglio, se si erano appartati su quella piazzola, potevano averlo fatto il martedì 10, martedì 17 e martedì 24. Non sappiamo se ci furono altri cambi di turno come con la Voltalino, se vi ricordate ci fu un cambio di turno, la madre non lo dice, per cui si presume che non ci sia stato. Insomma, l'assassino sicuramente non poteva aspettarsi che quella domenica i ragazzi fossero lì, se voleva proprio loro. Però sarebbe stato stupido andare sotto casa, aspettare che uscissero. Uscissero per andare dove? Cioè era più semplice, visto che lui sapeva, visto che loro andavano sempre lì, sapeva dove andavano, li aspettava sul posto. È quello che probabilmente fece. Ma io credo che alla fine non è che poi l'assassino volesse proprio questa coppia, cioè nelle occasioni precedenti non aveva dimostrato, se non nel 74, ma quello è un caso a parte, non aveva dimostrato preferenze per una coppia piuttosto che per un'altra, insomma, ma anche in questo caso, per come andavano le cose, non ebbe, non c'è niente che ci possa far pensare che avesse qualcosa che l'attirasse nella ragazza, per esempio. Questo diciamo, non ci sono elementi che ce lo possono far pensare. Consideriamo anche che la piazzola era un posto in cui non andava soltanto questa coppia, ma ne andavano anche altre. Leggiamo cosa scrisse il PM nel suo verbale di ispezione dei luoghi. Il terreno circostante l'autovettura è cosparso di oggetti, fazzolettini di carta e altro, che inequivocabilmente fa pensare a un luogo che è meta costante di autovetture con coppie. Per cui, insomma, ci si può immaginare che l'assassino fosse andato lì, sì, ma sapeva che, senz'altro sapeva che questa piazzola era frequentata da questa coppia, se l'aveva tenuta d'occhio, come probabilmente fu. Poi ne parleremo, ma teniamo presente che l'assassino veniva da due delitti che non gli erano andati benissimo, per cui si può immaginare che quel delitto lì lo avesse preparato in modo un pochino più meticoloso. Probabilmente questa piazzola l'aveva tenuta sotto controllo, aveva visto che ci andava questa coppia, aveva anche visto che era una coppia piuttosto imprudente, no? Che si richiudeva in questa parte posteriore della Panda senza troppe attenzioni. Però se al posto di questa coppia ne avesse vista arrivare un'altra idonea, non credo che si sarebbe rifiutato di uccidere anche quella, di uccidere quella. Ma vediamo dove l'assassino poteva aver parcheggiato la macchina e dove poteva essersi messo ad aspettare la coppia. Io sono stato sul posto qualche anno fa, ho girato anche un po' intorno e sono giunto alla conclusione che il parcheggio di gran lunga preferibile dal mostro sarebbe stato sulle rive del Sieve. Qui appunto io ho segnato il possibile luogo di sosta dell'auto del mostro. Vediamo qui sulla sinistra l'ingresso della piazzola, sulla destra c'è già stato prima l'ingresso a questo viottolo. Qui si vede che prosegue e poi in fondo arriva proprio sulla riva del fiume, un fiumiciattolo insomma, che è una riva pietrosa dove una macchina poteva essere tranquillamente parcheggiata e dalla strada nessuno poteva vederla. Invece il luogo dove probabilmente l'assassino poteva essersi messo in attesa, secondo me è sulla collinetta proprio sopra alla piazzola, sopra all'auto, se non proprio sulla cima, un pochino più in basso, sui fianchi. Ecco, era il posto ideale per controllare l'arrivo di auto che in quella serata molto buia, ricordo che era una serata priva di luna, che oltre a essere il 9 luglio era anche già tramontata, era una nottata rischiarata soltanto dalle stelle. Ecco, lui vedeva tranquillamente da quella posizione una macchina che con i fari accesi entrava dentro la piazzola e poi da lì, una volta che li aveva lasciati iniziare i loro preparativi, poteva scendere e poteva attaccarli. Adesso
Prima di passare alla descrizione del delitto, ripassiamo velocemente le ferite sui due ragazzi. Vediamo le ferite di proiettile su Claudio. Ce n'è una al torace, la numero 1, poco penetrante. Il proiettile venne estratto in sede autoptica sotto pelle. Probabilmente la perizia De Fazio dice che potrebbe essere il proiettile che aveva infranto il vetro. Accanto a quel proiettile venne trovato un frammento. È possibile che questo frammento fosse proprio un frammento di quel proiettile che si era staccato al momento dell'impatto con il vetro. Poi abbiamo anche una ferita segnata con il numero 3, e il numero 2 poi spiego che cosa era, la ferita numero 3 che colpì il ragazzo al fianco sinistro con traiettoria quasi parallela all'asse longitudinale del corpo, cioè alla spina dorsale, che arrivò allo stomaco e fino al polmone sinistro. È una ferita molto molto grave, ma non immediatamente mortale. Poi abbiamo il proiettile numero 4. Il proiettile numero 4 entrò nella scatola cranica e lo mandò in coma e lo uccise, insomma. Anche se gli lasciò un pochino di sopravvivenza, probabilmente lasciandolo rantolare. E poi su questo vedremo le reazioni del mostro. Il proiettile numero 2, quello che io ritengo sia stato il secondo sparato, invece colpì i pantaloni di Claudio. In particolare li colpì sulla tasca destra e dietro, sulla tasca posteriore destra, dove dentro c'era il portafoglio che venne passato da parte a parte. Il proiettile poi si fermò tra il portafoglio e la successiva stoffa. Claudio venne anche colpito da una decina di coltellate, 10 coltellate. Ecco, io purtroppo non ho a disposizione la perizia autoptica sul ragazzo e di queste 10 coltellate ho la descrizione fornita dalla perizia De Fazio, una descrizione molto succinta. E io originariamente non avevo tentato di dare un'idea di queste coltellate, però poi pensandoci bene ho pensato che ne valesse la pena. Ecco, nonostante che le ferite non vengano descritte con la necessaria precisione, io ho cercato di dare un'idea della loro estensione, no? Che erano un po' a destra, un po' a sinistra, un po' davanti e anche una e forse altre dietro. Ho anche dato un'occhiata al libro di Cochi, al di là di ogni ragionevole dubbio, dove c'è una descrizione più accurata di queste ferite, ma che in alcuni punti diverge con quella di De Fazio. Ora, siccome io sono sicuro che Cochi avrà sicuramente avuto sotto mano il verbale autoptico e avrà riportato quei dati, però io non avendolo visto questo verbale ho preferito mantenermi sulla descrizione di De Fazio, anche perché poi vedremo, non è che interessi tantissimo come poi sarà per il delitto successivo, per quello di Scopeti, la descrizione esatta di queste ferite. Passiamo alla ragazza. Allora, la ragazza venne colpita da 2 proiettili, uno poco più che di striscio, trapassante all'avambraccio sinistro, probabilmente un proiettile che dopo andò da qualche altra parte, che poi vedremo. Mentre la ferita vera e propria, quella che poi la uccise, la colpì allo zigomo destro, entrò nella scatola cranica e insomma con gli effetti che si possono immaginare. Ecco, invece sono più importanti di quelle di Claudio le 2 ferite di coltello su Pia, solo 2 che le vennero inferte al collo sulla parte destra. Vedremo che queste 2 ferite ci possono aiutare a capire con quale mano l'assassino teneva il coltello. Riguardo i bossoli, questo l'avevo già detto, comunque in breve, vennero trovati 5 bossoli. Un bossolo venne trovato di fianco alla portiera del passeggero, proprio praticamente quasi sotto, poco spostato verso la ruota anteriore, e 4 bossoli vennero ritrovati dentro. E questo naturalmente ci dice che la mano era una volta fuori e 4 spari che vennero fatti con la mano dentro. Il bossolo vicino alla portiera ci darà delle altre indicazioni su con quale mano l'assassino avesse sparato.
I proiettili, anche questi li vedremo, perché sui proiettili ci sarà una grossa sorpresa, li vedremo al prossimo video, però cominciamo a premettere che vennero estratti dai corpi 4 proiettili, 3 da quello di Claudio, 1 da quello di Pia, più un quinto proiettile venne trovato, appunto come avevo detto, tra il portafoglio e la fodera e la stoffa dei pantaloni. Più venne anche trovato questo frammento che avevo detto e che probabilmente, però io la documentazione non ce l'ho, che lo attesti, probabilmente tratto da uno di questi proiettili. Cioè dico questo per questo motivo, perché mi sembra che i bossoli ne vennero trovati 5, è vero che uno potrebbe essersi anche perso, però anche per come la dinamica si congegnò, per come si riesce, diciamo, a ricostruire la dinamica, a mio parere i colpi furono 5, non furono 6. Abbiamo parlato della ricostruzione del delitto da parte di Rover, diamo un'occhiata alla sua proposta di dinamica. Ecco, la sua proposta è riassunta in questa immagine, dove ci sono i 5 colpi che vennero sparati. Ecco, come si vede, Rover colloca i 2 ragazzi seduti sulla piedana posteriore, uno di fianco all'altro. Pia a destra, Claudio a sinistra. E il primo colpo, quello che infranse il finestrino, sembra che questo sia il colpo al torace, quello che De Fazio disse appunto che aveva poca forza e rimase praticamente sotto pelle. Sulla immagine numero 2 si vede, secondo Rover, il secondo colpo che avrebbe colpito Pia. Ecco, lui gli fa colpire sia il braccio che il braccio sinistro con il quale Pia si sarebbe protetta, avrebbe cercato di proteggersi, e poi lo zigomo. Nella terza immagine ci sono i 2 colpi che colpirono uno Claudio al fianco e uno i pantaloni con il portafoglio, che erano collocati sulla pedana accanto al ragazzo. Vabbè, sui pantaloni niente da dire, ma sulla ferita al fianco del ragazzo i conti non tornano, perché la ferita era notevolmente dal basso verso l'alto, cioè aveva percorso dal fianco un bel pezzo in verticale rispetto al corpo, no? Secondo l'asse longitudinale. E è chiaro che così come sarebbe stato messo Claudio, i conti non tornano. Infine, colpito, diciamo, in modo grave, si sarebbe accasciato e il quinto colpo lo avrebbe colpito all'orecchio, e in questo caso i conti potrebbero anche tornare. Allora, Rover non ha tenuto presente un fatto importante, che i colpi su Claudio erano tutti da sinistra a destra. Allora, il colpo su Pia, l'unico, fu da destra a sinistra. Siccome l'assassino aveva attaccato dal finestrino di destra, è evidente che la ragazza rispetto alla macchina doveva essere a faccia avanti, cioè doveva guardare il muso della macchina per essere colpita dalla parte destra. L'assassino era lì, la macchina è qui, sportello del passeggero, l'assassino è lì, la colpisce sulla parte destra. Ma il ragazzo, per essere colpito sulla parte sinistra, doveva avere la faccia rivolta verso il fondo, verso Pia, per essere colpito sulla parte sinistra da uno sparatore che era alla sua sinistra, dalla parte del passeggero. E allora, diamo un'occhiata a questa immagine, fa vedere lo spazio che c'era tra i sedili anteriori che erano stati basculati in avanti e la pedana dove si vedono spuntare i piedi del povero Claudio, dove erano i 2 ragazzi. In quello spazio, a mio parere, c'era Claudio in questa posizione. Qui io ai tempi, questa è un'immagine tratta dall'articolo che io scrissi anni fa sulla ricostruzione di questa dinamica, un articolo che, come vedremo, ha bisogno di qualche piccolo ritocco, però io ritengo che questa immagine sia ancora valida. Cioè, secondo me, allora teniamo presente innanzitutto che la luce era accesa, i ragazzi si stavano preparando, ma come in tutti gli altri casi di attacco del mostro, la luce era sempre accesa, lui attaccava sempre qualcuno che dentro il posto dove era aveva la luce accesa. La luce era accesa. I 2 si stavano preparando. Io credo che Claudio
fosse accosciato davanti a Pia, che era seduta sulla pedana, e l'aiutava a svestirsi. Ecco, ricordiamoci che Pia venne trovata, il suo corpo venne trovato con la camicetta ancora attaccata al braccio destro. La documentazione che io ho disponibile non è che spiega molto bene, ma si può presumere che avesse avuto un polsino che, reggendo a tutto il trascinamento e tutto, deve essere un polsino molto stretto. È possibile che Claudio le stesse aiutando a slacciare questo polsino, il polsino sulla destra, che magari con la mano sinistra lei faceva fatica a farlo. Oppure era in quella posizione, non so, erano due innamorati che magari stavano così un po' scherzando, lui l'aiutava a svestirsi. Quello che si può dire è che questa posizione è l'unica che consente di giustificare i tramiti delle ferite, con un attacco dal finestrino del passeggero. Non ce ne sono altre, perlomeno io non ne ho trovate. Se qualcuno di voi riuscirà a darmi delle alternative, ben vengano. Personalmente io ho trovato questa. Tra l'altro la posizione che ho ipotizzato giustifica anche la scelta del finestrino anteriore per l'attacco, perché uno dei misteri di questo delitto è sempre stato quello di i ragazzi erano dietro perché l'assassino ha attaccato dal finestrino anteriore. Però se si va a vedere l'immagine dell'abitacolo che abbiamo visto prima, ecco, si vede come, cioè, tutto questo vano, la parte alta è il finestrino. Come si vede, se Claudio, come io ho ipotizzato, era accosciato tra i sedili anteriori e la pedana, praticamente era davanti al finestrino anteriore, non a quello posteriore. Ecco, si può vedere sul fondo, tra i due attori, sotto il braccio di lui, un panno. Ecco, lì nella ricostruzione di questa scena, quel panno ha il significato dei pantaloni di Claudio riposti vicino alla fiancata sinistra, accanto al divanetto ripiegato al libro. Ecco, secondo me il mostro nell'avvicinarsi fece qualche rumore e i ragazzi se ne accorsero. E dalla sua posizione originaria, completamente rivolta alla sua ragazza, Claudio si spostò, fece fermo sul bacino, spostò leggermente il torace, guardando fuori dal finestrino per capire chi c'era, no? Per capire se c'era qualcuno. Ecco, è proprio in quel momento partì il primo colpo, che raggiunse il ragazzo al torace, a sinistra, con il colpo che venne rallentato dall'impatto con il vetro, lo colpì, praticamente gli entrò sotto pelle e rimase sotto pelle perché aveva poca forza. Secondo me, in quell'occasione, e i due cerchi vogliono proprio indicare questo, i due cerchi con il numero 1, un frammento si staccò dal corpo principale del proiettile e lo colpì in una zona vicina. Ecco, io credo che da una posizione che più o meno rimase questa, l'assassino sparò subito un secondo colpo che raggiunse i pantaloni, che erano, appunto, come ho detto, collocati contro il fianco, vicino al fianco dell'auto. E sappiamo che, appunto, colpì i pantaloni, colpì il portafoglio trapassando. È altamente probabile che fosse stato proprio questo il colpo che colpì prima l'avambraccio sinistro di Pia, attraversandolo e poi, appunto, andando a finire sopra i pantaloni di Claudio. Teniamo presente che questo colpo fu sparato con la mano dentro il finestrino e il bossolo finì dentro l'auto, come per i colpi successivi. Io credo che a questo punto Claudio ebbe il tempo di reagire. E cosa fece in questi secondi, pochi frazioni di secondo, che ebbe a disposizione con il mostro che sparò, mentre il mostro sparava il secondo colpo fuori bersaglio e mentre si preparava a sparare il terzo. Lui fece un salto, facendo perno sulle gambe, e si buttò in avanti, praticamente si buttò addosso alla sua ragazza. Ecco, qui vediamo l'immagine che avevo preparato per il mio articolo di qualche anno fa.
Ecco, in questa immagine si vede che l'attore maschio le si butta addosso ma non le va sopra. Poi, dopo aver fatto l'articolo e averci pensato bene, mi sono reso conto che non dovette essere proprio questa la posizione, molto simile ma non questa. Ecco, io ho rifatto un'altra foto in questa occasione, non avevo a disposizione un'attrice femminile la sera che ho fatto la foto, mi sono arrangiato facendomela fare insieme a mio figlio. Ecco, si vede come secondo me Claudio andò addosso a Pia. Ecco, andò addosso sormontandole il bacino con il suo. Io credo che la posizione fosse molto simile a questa. In questa posizione i conti tornano benissimo. Adesso vediamo perché. Il quarto colpo che sparò l'assassino, nell'immagine precedente, la sua traiettoria non è quella descritta da De Fazio, perché lì è una traiettoria quasi, diciamo, obliqua ma non vicina all'asse longitudinale del corpo, cioè non vicina, diciamo, alla direzione della spina dorsale, come invece dovette essere il colpo effettivo. Ecco, se invece andiamo a vedere in quest'altra posizione, così già i conti tornano meglio, perché in questa posizione il colpo va molto di più dal basso verso l'alto e si può immaginare che fosse finito nel polmone sinistro, rimanendo, diciamo, sulla parte sinistra. Un altro elemento che ci conforta nel ritenere questa posizione quella effettiva è una grande macchia di sangue che venne trovata sulla pancia di Pia. Questa è visibile nel fascicolo fotografico. Io non vi posso mostrare l'immagine a colori del corpo della ragazza, però qui vi posso mostrare questa immagine, perché c'è anche un'immagine in bianco e nero. Ecco, questa qui è l'immagine della macchia di sangue. Questa macchia nera vicino alla destra è l'ombelico. Ecco, tutto quello intorno è del sangue che non deriva da nessuna ferita. Potrebbe essere, sì, che magari nel momento dell'escissione l'assassino avesse posato lì, non so, ci fosse andato del sangue degli organi che stava escindendo, ma la sua posizione comunque ci dice che è molto, molto probabile che quel sangue fosse derivato dalla ferita al fianco di Claudio, che era proprio lì, che era sopra lì. Come in altri casi, dopo questi primi 3 colpi, il mostro fece una pausa. Allora, è vero, Pia non era stata colpita, secondo me, in modo grave, era stata colpita soltanto all'avambraccio, però Claudio invece era stato colpito in modo grave, per cui si era accasciato. Però, insomma, il fatto che la ragazza fosse bloccata, il corpo della ragazza fosse bloccato da quello di Claudio, e il fatto appunto che fosse anche dietro, non immediatamente lì davanti allo sportello, probabilmente rassicurò il mostro sul fatto che di lì a qualche secondo non ci sarebbero state sorprese, per cui lui probabilmente si guardò intorno, tolse qualche vetro dal finestrino e magari si guardò intorno per verificare che non stesse arrivando nessuno, no? Guardò se c'erano i fari, insomma avrà perso qualche secondo, quelli che costituirono l'intervallo tra i 3 o 4 spari iniziali e i 2 successivi, testimoniato dai 2, dal cacciatore e dal contadino che li avevamo sentiti. Cioè loro appunto dissero che c'erano stati 3 o 4 spari prima e 2 spari dopo. E questo è il momento in cui appunto il mostro, dopo questi 3 spari, si ferma un attimo e poi dopo naturalmente ritorna. Questa foto è sempre una foto che io avevo preparato per il mio articolo, ma secondo me non rispecchia la situazione reale, perché il ragazzo era sopra la ragazza. In ogni caso, tenendo conto di questo problema, vediamo come io avevo ricostruito gli spari. Ecco, qui vediamo lo sparo numero 4 e qui vediamo lo sparo numero 5. Potrebbero essere stati anche al contrario, cioè prima aver sparato a Pia nello zigomo destro e poi aver sparato a Claudio nel padiglione auricolare. Ecco, vediamo invece
nella foto che ho fatto recentemente, ecco, si vede gli stessi spari. Il numero 4 all'orecchio di Claudio e il numero 5 allo zigomo destro di Pia. Sappiamo, io lo so dalla perizia De Fazio, che i ragazzi non morirono subito. Claudio aveva anche vomitato, tra l'altro, probabilmente era stato il colpo allo stomaco che gli aveva provocato un conato di vomito, ma poi anche dopo il colpo alla testa dovette rimanere in vita ancora per un po', insomma non so, qualche decina di secondi, un minuto, probabilmente rantolando, non so cosa poteva aver fatto. Però insomma il mostro si accorse che lui non era morto. Anche Pia non morì subito e anche Pia probabilmente rantolava. Cosa fece l'assassino a quel punto? Secondo me cercò di districare questi due corpi, mandando il ragazzo, scalzandolo dal corpo di Pia e facendolo coricare sul fianco destro e mandandolo contro la fiancata del guidatore, contro il divanetto chiuso al libro, dove c'erano i suoi pantaloni, che poi vabbè, vedremo, su questi pantaloni ci sarà da fare un discorso. Quella fu l'occasione in cui i pantaloni probabilmente si macchiarono di sangue, se già non erano macchiati prima. In ogni caso, una volta che mandò via il corpo di Claudio, prese quello di Pia per i piedi e lo trascinò fuori. Si legge nella documentazione: sul montante posto alla base dello sportello destro, parte mediana, è una macchia di sangue a superficie striata verticalmente, che grava anche sul terreno sottostante, ove si nota un fazzolettino di carta e l'erba posta nelle immediate vicinanze che sono macchiati di sostanza ematica. Ecco, allora, qui vediamo in basso con il numero 1 viene indicata la macchia sul montante. Si vede una zona scura, poi ci sono anche delle ombre, che è maggiormente visibile in quest'altra foto. In quest'altra foto si vede qui a sinistra la macchia di sangue. Si vede anche a terra il sangue che macchiò, c'è la carta, poi cosa dice qua? Un fazzolettino di carta e l'erba, che sono macchiate di sangue. Ecco, la mia ipotesi è che la macchia di sangue sul montante fosse stata lasciata dal corpo che scivolava via, che era tirato via. Infatti c'erano delle striature verticali, il corpo in scivolamento, mentre le macchie che sono a terra probabilmente sono dovute alla testa della ragazza che venne posata lì, o macchie dovute alla ferita allo zigomo, oppure dovuta alle coltellate che furono inferte alla ragazza. Le coltellate, a questo punto parliamo proprio di coltellate. Allora, l'assassino aveva sparato 5 colpi e nella pistola ne aveva ancora 4. Perché non sparò più? Anche se i due ragazzi davano ancora segni di vita. E mise mano al coltello. E De Fazio, per esempio, fa due supposizioni: o perché voleva risparmiare proiettili, cartucce, o perché aveva paura, cioè voleva minimizzare la possibilità che qualcuno sentisse gli spari. Lui, De Fazio, privilegia la seconda ipotesi. Potrebbero essere ipotesi valide entrambe. Io porrei l'attenzione anche sulla prima ipotesi, quella del risparmio di cartucce. Più avanti vedremo perché se si vanno a fare dei conteggi si capisce che l'assassino in quel frangente avrebbe potuto anche aver deciso di risparmiare delle cartucce. Parliamo adesso delle ferite di coltello. Io credo che appena l'assassino trascinò fuori Pia, subito, visto che dava segni di vita, subito l'accoltellò al collo. 2 volte. 1 e 2. Io credo che l'abbia fatto fuori perché farlo in macchina sul lato destro era un problema, cioè Pia non aveva lo spazio per farlo, né con la destra né con la sinistra. Se l'avesse accoltellata dentro, l'avrebbe accoltellata sul lato sinistro, avendo lo spazio, non sul lato destro. Accoltellandola sul lato destro vuol dire che la ragazza, secondo me, era fuori. Comunque su questo poi ci ritorneremo. Una volta che portò il corpo di Pia fuori dall'auto, a quel punto, prima di trascinarla nel campo di arma medica dove avrebbe fatto quello che sappiamo,
volle accertarsi della morte del ragazzo che, ripeto, probabilmente dava ancora dei segni di vita. Si entrò a metà dentro l'auto e cominciò ad accoltellarlo. Ecco, ora lì andare anche perché non esistono, non abbiamo una descrizione precisa delle coltellate, io perlomeno non ce l'ho, andare a vedere come si svolse questa sequenza di coltellate è un problema. Possiamo pensare che l'assassino accoltellò il ragazzo prima dal lato dove si trovava in quel momento, probabilmente era coricato sul fianco destro. Lo accoltellò in quella posizione, poi o forse perché ci arrivava male o forse perché era spinto, non so, dall'adrenalina, lo prese, lo fece rotolare sul fianco sinistro e continuò ad accoltellarlo. Lo accoltellò da una parte e lo accoltellò dall'altra. Ecco, questo spostamento è dimostrato da questa foto. È una foto reperibile in rete che ci fa vedere un'ombra sulla parte superiore della coscia destra di Claudio. Quell'ombra è sangue. Dal fascicolo fotografico, e io qui ho ritagliato quel pezzettino, non ho voluto mettere l'immagine intera che è, diciamo, abbastanza raccapricciante a colori, e si vede però quell'ombra è effettivamente sangue. Ora, quel sangue lì non è sangue che, per come è distribuito, non arriva da nessuna ferita. Quello deriva dal contatto di quella coscia con la moquette inzuppata di sangue. Per cui il ragazzo, questa è la posizione in cui fu trovato, prima era sull'altro fianco e probabilmente era contro la fiancata sinistra, cioè quella del guidatore, accanto al divanetto piegato al libro, a sua volta appoggiato alla fiancata, con sotto i pantaloni. E su questo ci ritorneremo, su questi pantaloni, no? Sui quali l'avvocato Nino Filastò fece molti ragionamenti. Ma direi che a questo punto il video può finire. Sappiamo che poi, vabbè, Pia era lì fuori dall'auto dopo che l'assassino si era accertato della morte del ragazzo, poi la prese, la trascinò e lì ci furono le scissioni. Di queste scissioni, del poco che si può dire, ne parlerò nella terza parte. In questa terza parte vedremo anche di approfondire alcuni spunti che sono emersi da questi primi due video e che non sono stati trattati per come meritavano. Per esempio, e ci sono anche altri elementi che non sono stati neanche nominati, per esempio l'esistenza di due aloni da asportazione di polvere sulla portiera del passeggero che ci danno indicazioni sulla statura dell'assassino. E poi ragioneremo anche in base sia alla posizione del bossolo fuori dall'auto, sia dalle ferite al collo di Pia, ragioneremo sul fatto che l'assassino potesse avere anche in questo caso dimostrato il suo mancinismo. Tutto questo comunque al prossimo video. Per il momento vi saluto.